Ciao a tutti, sono Giorgio, benvenuti. benvenuti. Ci conoscete? Questa volta un allenamento insieme, andiamo a allenare le spalle, nel vero senso della parola, perché preferiremo allenare le spalle rispetto ai deltoidi. Andremo a vedere come uno stress metabolico sia comunque più efficace per allenare questi distretti e andare a lavorare appunto su una stimolazione ipertrofica che poi ci aiuterà sul lungo periodo moltissimo anche a proteggere le articolazioni. Quello che andremo a fare quindi è un lavoro più metabolico e andremo a lavorare la spalla su più punti, quindi invece di concentrarci soltanto su quei 4 movimenti in croce che di solito si fanno, alzate frontali, laterali, posteriori, andiamo a vedere come un lavoro più a 360 gradi sia più funzionale, questo senza nulla togliere a esercizi importanti dove magari lavoriamo anche sul rep range di 8-10 ripetizioni, ma includiamo anche movimenti che magari andiamo a prendere dalla fisioterapia, andiamo a prendere su appunto larga scala, che ci permetteranno, come dicevo appunto, di avere molti più vantaggi portando avanti appunto un lavoro di questo tipo qui. Esattamente, nel momento in cui ci rapportiamo all'allenamento delle spalle non ci sono grandi differenze tra uomo e donna, questo è il motivo per cui abbiamo deciso di portare un allenamento di coppia, non solo per farvi vedere come tutte le tensioni matrimoniali si scaricano in palestra quando ci si può sfogare a vicenda, però veramente non ci sono grandi differenze, dobbiamo considerare sempre che la spalla in generale per tutte le categorie femminili è un distretto che è in mostra, anzi soprattutto quando parliamo delle bikini. Sì, dunque nella categoria bikini per esempio il lavoro sui deltoidi è importante perché comunque quando facciamo delle pose di back è prevalentemente il deltoide posteriore a vedersi, soprattutto se si gareggia in federazioni come l'IFBB dove comunque ci sono i capelli a coprire il resto della schiena. E nella posa frontale è molto importante avere comunque una bella rotondità, dei bei volumi sul capo laterale perché questo enfatizzerà lo shape e comunque il capo anteriore è importante perché dà compattezza e appunto volume su completezza alla spalla. È assolutamente fondamentale considerare che l'atleta deve essere giudicato in pose, ma le pose non sono mai completamente frontale, ma sono molto spesso tre quarti, sono molto spesso transizioni, la spalla deve essere quanto più completa possibile, quindi questo è quello che andiamo a ricercare. E dai, direi a questo punto di andare in sala. Primo esercizio, partiamo subito con una super serie, quindi andiamo subito a demolire il capo mediale, infatti alternando questa Delts Machine a delle alzate laterali con manubri, lo scopo è quello di creare quanto più pump possibile sul capo laterale, già fornire un bello stimolo allenante interessante perché andiamo a lavorare con un cluster set, quindi cluster separati da soltanto 10 secondi di riposo su questo macchinario prima di passare alle alzate laterali. Ci demoliamo per bene e possiamo dirci introdotti all'allenamento. Allora, una cosa che molti chiedono, che sentite spesso, è perché sento più il trapezio quando faccio delle alzate laterali? E normalmente il trapezio quando è che si sente? Quando salgo molto sopra i 90 gradi. Perché questo? Noi sappiamo che questa articolazione che si muove quando vado ad abdurre l'omero, ok, quindi faccio la mia alzata laterale, in realtà sono due articolazioni, ossia la scapola che da qua, abduci, extra ruota per far spazio all'omero e l'omero che va ad abdursi, quindi sono due movimenti. Ora in realtà qua c'è un ritmo molto specifico, che è il ritmo scapolo-omerale, ossia quando sto sotto i 90 gradi, mi faccio questo movimento fino a qua, in realtà per ogni grado di abduzione dell'omero avrò una piccola rotazione della scapola, mentre invece quando supero i 90 gradi, visto che c'è bisogno di più spazio, per ogni grado di abduzione dell'omero avrò tanto movimento della scapola, tanta rotazione. E la scapola che cos'è che la muove? Beh, l'extra rotazione della scapola è data da questi distretti qua, quindi il trapezio, i fasci ascendenti e discendenti che me la muovono in questa direzione. Quindi questo è il motivo per cui se supero i 90 gradi, proprio perché c'è molta più extra rotazione della scapola, ci sarà maggiore partecipazione al trapezio. Quindi la prima regola per sentire meno i trapezi sulle alzate laterali è fermarvi a 90 gradi, ma arrivateci ai 90 gradi, perché molto spesso si vedono alzate laterali in cui faccio questo movimento, mi insacco tutto e ho la sensazione in realtà di essere arrivato, ma non sono arrivato, arrivate fino a 90 gradi. Quindi sfruttate tutto questo range of motion in cui il deltoide laterale è effettivamente il prime mover, quindi il protagonista del nostro movimento.
Vai, 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 vai. 4, 3, 2, vai. Ok, ok. Ok. Op. Vai. L'ultima parte usciranno delle ripetizioni parziali perché non riusciamo a chiudere il movimento. Questa cosa è fondamentale, non ricorrete al cheating, quindi non buttatevi all'indietro, o anche quel minimo movimento è cheating, vado a creare uno stacco, cioè un'estensione dell'anca. Riducete il ROM, state comunque lavorando un tratto utile, mantenete la stessa direzione, arrivate un po' più un po' meno lontani, ma mantenete lo stimolo sempre sul distretto target, in questo modo lo sfinite. Se accettate il movimento, non arrivate a cedimento all'esaurimento sull'esercizio, cambiate esercizio in corso. Brava. Ah. Ah. Vai. Ah. Brava. Ah. Ah. Perfetto il movimento, non si sporca minimamente, la ripetizione si conduce alla perfezione, al massimo, alla fine c'è un piccolo maggiore intervento del trapezio, al massimo. Ci fermiamo un po' prima per mantenere tensione sul deltoide. Qua non ho tensione, la vado a perdere e c'ho l'intervento soprattutto del sottospinato e sottodeltoideo che mi vanno a spingere in aiuto del deltoide. Se parto da più o meno 10-15 gradi mantengo un'ottima tensione sul deltoide laterale, quindi mi fermo là, sentirete le sensazioni totalmente diverse. Brava. Bravissima. Vedete come sta sul suo piano scapolare? Il piano scapolare non è piatto dietro, la scapola è naturalmente anteposta di un 30 gradi e lei mantiene il piano scapolare. Vai. Perfette. Buono, buono ancora. Ok, 5, 3, 8, 9, su! Su, bene, su. Oh! Ah! 4, 3, 2, 1. Come on. Vai. Ok. Buona. Su. Ok. Su. Ok. Ultima lui, Vai. Ultime due. Vai. Ancora. Su. Ok.
Ok. Passiamo a un cross laterals e questo esercizio ha un profilo di resistenza più piatto, quindi mi permette di sentire l'alzata in modo molto più fluido rispetto a un'alzata laterale con manubrio dove percepisco molta tensione in alto. Provatelo e scriveteci qua sotto nei commenti se sentite la differenza. Quello che vado a fare è un classico 12-10-8 e l'ultima serie allenante mi alzo e faccio quante più ripetizioni complete in piedi. Ce l'hai un altro paio complete? Sì, sì, ce n'è un'altra. Vai, chiudila. Vai, 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 chiudila, 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 chiudila. Bravo! Tua. Eccola. Seconda serie allenante, modulate sempre il carico. Come ho detto prima, è un classico piramidale, un 12-10-8, ma inevitabilmente dovrete modulare il carico, non è detto che dobbiate necessariamente aumentare, soprattutto se per voi questo esercizio è nuovo. Provate. Vai. Bella. Ah. Vai. Ora inizia a lavorare. Dai! Ancora. E su. Vai, chiudi sta cazzo di ripetizione! Vai, vai! Ultima serie allenante, cerchiamo di chiuderne 8, dopodiché ci alziamo in piedi, facciamo quante più ripetizioni possibili, andando a avere sempre come focus quello di proiettarci lateralmente, non tanto verso l'alto quanto lateralmente. In questo modo andremo a cuocere il nostro capo mediale. Vai. Ok, allora perché questo schema di lavoro? Con le cross laterals ho un ROM molto completo, perché parto da qua, arrivo in alto, il profilo di resistenza è molto piatto, quindi ogni tratto di movimento ho una tensione ottimale e bene o male abbastanza costante sul deltoide laterale. Però ho leggermente poca tensione in basso, perché in basso è un punto in cui il muscolo, quando è allungato, riesce a esprimere più tensione. Io qua il macchinario, l'esercizio mi dà anche poca tensione in basso, quindi il muscolo riesce a esprimere tanta tensione molto forte, ma ha poca tensione, quindi la sento molto facile. Allora lo scopo, quello che vado a fare è metto in piedi e faccio delle alzate laterali che saranno parziali, perché sono affaticato, nel tratto di ROM iniziale, quindi proprio quel tratto di ROM che voglio lavorare un po' di più. Ma cambia anche qualcosa. Che cosa cambia? Se io parto da questo momento nel cross laterals, qua la tensione è minima, io posso stare così tutto il giorno, non sento tensione sul deltoide, no? Puoi figurartelo, puoi immaginartelo. Ma quando mi metto qua, in
questa posizione per le alzate laterali, qua la sento, perché io devo spingere in questa direzione e una tensione che mi spinge in quest'altra direzione. Quindi ho un profilo di resistenza che cambia, vado a creare molta più tensione in basso, quindi questo mi permette di avere un super set che è molto molto completo nella stimolazione del deltoide. Su. Buono. Eccola, chiudi. Buono. Dai! Ora andiamo a lavorare con delle alzate a 160 gradi, cerchiamo sempre di includere in una sessione di allenamento spalle dei lavori a scapola libera. Ricordiamo che l'articolazione delle spalle è la più mobile di tutte in assoluto, ci permette veramente di fare tanti tipi di movimenti diversi. Quindi in questo modo, con un'alzata a 160 gradi, andiamo anche a coinvolgere gli stabilizzatori e a lavorare anche gli stessi. Quindi procediamo fino a saturare e poi passiamo a delle alzate laterali, ossia un superset. La prima parte è un'alzata laterale. Quando arrivo qua extra roto l'omero, quindi faccio intervenire gli extra rotatori che andranno a modificare il pattern di stabilizzazione della scapola omerale, e chiudo il movimento 160 perché non posso arrivare a 180, perché chiudere 180 di abduzione serve l'intervento del tronco, quindi non si può fare bilateralmente, quindi circa 160-170 gradi in base alla mobilità, e salgo in alto. Questo cambierà anche il line of pull, ossia quelli che sono i muscoli che sono coinvolti. Da un punto di vista biomeccanico la spalla è divisa in 7 capi, quindi non soltanto i 3 capi. Il deltoide anteriore ha 2 capi, uno il laterale e 4 il posteriore. Quindi sostanzialmente che cosa vuol dire? Che nel momento in cui cambio la posizione, questo non è più un'alzata laterale, è un'alzata laterale tecnicamente dal punto di vista del movimento, però quello che lavora è il deltoide anteriore, quindi vado a fare a completare il movimento un'extra rotazione, e rispetto a questo tipo di movimento, un movimento intrarotato, questo è molto più fisiologico e sano logicamente per l'articolazione della spalla. Quindi in alcuni casi è importante anche mantenere un setting scapolare compatto, in altri casi, come in questi lavori che stiamo proponendo, è bene invece ricercare una mobilità scapolare. Primo punto. Secondo punto, quando parliamo di stress metabolico, cerchiamo quindi di includere lavori diversi, stripping, tecniche di intensità, includiamoci delle isometriche. Non abbiate paura di lavorare su alte reps e gestite sempre il carico per far questo, perché andare a utilizzare un carico troppo importante che non vi consente poi di fare un lavoro a tutti gli effetti buono e non vi fa portare a casa risultati. Qua è più difficile, c'è più tensione. Arriva, extra rota e bravissima. Questa sarà tostissima. Vai. Brava. E da qua laterali. Vai. 2 3 4 5 6 7, vai. 8, arriviamo a 10, facciamo l'isometrica. 9 e 10. Spingi. 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 Ok, bravo. Allora, se avete difficoltà a mantenere un buon controllo con manubri, lavorando con 2 manubri, e avete a disposizione in palestra una buona dance machine, da seduti possibilmente, provate.
ruota, su. Bravo! Eccola! Ok. Vai. Cattivo. Forza. Ancora, ancora. Vai, vai, vai. Ancora, ancora. Forza Lu. Eccola, vai. Ora. Vincimi! Yeah! Questo è perché l'altro giorno mi sono scordato di fare i piatti. Se le sta segnando tutte, lo so. State pennando, c'è il quadernino apposta. Dov'è il quadernino? Sono quaderni. C'è il quadernino. Questa seconda partiamo con 30 secondi di isometrica Che stronzo. e poi ripetiamo lo schema e chiudiamo con 30 secondi. L'isometrica iniziale sarà un'attivazione, quindi in questo caso cerco di esprimere la massima potenza possibile in un'alzata laterale. Perché in questo schema l'alzata laterale fatica di meno del frontale, quindi cerchiamo di parificare la situazione, perché quando arrivo qua, extra ruoto, qua il frontale si prende tanta tensione e poi devo concludere il movimento. Quindi partiamo con un'attivazione frontale e l'isometrica è anche un ottimo modo per attivare un distretto, quindi sui distretti piccoli in cui non mi interessa la performance in termini di carico, ma più che altro di effort e di intensità percepita, utilizzare un'isometrica iniziale anche con i tricipiti, per esempio 30 secondi di spinta sul rialzo del genere, quanto più forte possibile, o anche 10 secondi, e poi andare a fare un push down, una kick che sentirete molto meglio. Sono tecniche che si utilizzano da sempre e sono molto funzionali quando ben contestualizzate. Molto funzionali quando si tratta di distretti piccoli, come appunto in questo caso, quindi tanto effort e alta intensità e anche densità di lavoro. Modulo la tensione. 20. 3, 2, 1. Ok, giù. Vai. Ok. Qua adesso Gio sta sentendo il capo laterale che lavora molto più di prima, perché è pre-affaticato, mi sta usando le sue ultime cartucce e qua il frontale entra in gioco che è fresco, quindi guardate come cambia proprio il movimento e il tempo di esecuzione dell'alzata. È più lenta in fase iniziale e molto più veloce in fase conclusiva, cosa che prima invece non era, partiva molto fresca. Nel momento in cui capite lo stimolo da dare al muscolo, quindi aprite il telaio, vai, e ragionate su quello che c'è sotto, avete in mano le chiavi della Lamborghini, come vi dicono qua. Cioè riuscite a capire esattamente come regolare il giusto stimolo nel posto giusto con la minor fatica possibile, più ipertrofia. Ok. Vai. 30, Ah! 20. Ultimi 5 secondi, pronta? 5, vai. 3, 2, 1, 4. Che me l'ero scordato. Ho detto 5, 3, 2, 1. Mi sono scordato il 4. 8, 9, 10. Chiudi. Eccola. Vai. Vai. Ancora. 2, 3, 4. Bravo. Lo so, vai. Con 6 kg. Se riuscite a essere intensi con 6 kg, avete vinto. Concludiamo un lavoro concentrandoci sui nostri deltoidi posteriori. Andiamo a fare un face pulse in extra rotazione, quindi comunque un lavoro in cui teniamo la scapola libera, in super serie con dei band pulse in cui andiamo a sollecitare moltissimo il capo posteriore e chiudiamo così. 2 elastici, azzurro per me e rosso per lui.
Qua focus sullo strizzare il massimo accorciamento, voglio sentire bene i distretti che si accorciano e non voglio arrivarci di inerzia. Qua tac, voglio sentire tanta tensione, quindi vado, immagino di fare un doppio posteriore, un doppio bicipite posteriore, la posa, e strizzo bene, e qua devo sentire tutto in tensione. Vai. Ok. Gomiti bloccati, alti e bloccati. E qua lavoro essenzialmente sul deltoide posteriore. È molto fluido perché man mano che accorcio l'elastico mi dà sì più tensione, ma si riduce il momento di forza perché quest'angolo si accorcia, quindi avrò in realtà meno tensione dato dalla biomeccanica dell'esercizio. Quindi ho un profilo di resistenza abbastanza piatto, sento una buona tensione lungo tutto il movimento e do un esaurimento ulteriore qua al deltoide posteriore. Lo proverete l'esaurimento. Vai Lu! Ehi. Chiudi. Vai. Vai. Vai, apri, 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 apri. No. Ok, per questo allenamento è tutto, provatelo con il vostro partner Sfogatevi a vicenda. e ovviamente seguite il nostro canale per tutti gli altri video che troverete meravigliosi già presenti e quelli successivi. Per questo video qua è tutto. Qua sotto nei commenti qualsiasi domanda, qualsiasi osservazione richiesta per i prossimi video workout, come al solito grazie ad Alex per il lavoro che fa egregio dietro alla camera. E se volete altri video di coppia, scrivetecelo.